Ciao ragazzi, eccoci qua con questo piccolissimo e curioso, se vogliamo, tutorial sulla distorsione armonica. Questa riguarda sia l'elettronica che gli altoparlanti. A noi interessa più che altro gli altoparlanti, nella fattispecie i woofer, perché sono questi più soggetti a forti escursioni e quindi si possono trovare in situazioni di non linearità che presentano distorsioni. Ok? Ma ovviamente le distorsioni riguardano anche le elettroniche. Si dice che si leggono discussioni sulle differenze sostanziali tra amplificatori valvolari e quelli a transistor. Su quelli valvolari si dice che questi possono presentare forti distorsioni, ma essendo queste di seconda armonica sono poco percepibili, danno solo un carattere diverso, un timbro diverso al suono che questi amplificatori riproducono, diversamente da quelli a transistor che presentano una distorsione di terza armonica, e alla quale questa purtroppo dicono che si avverte. Bene, in questo tutorial vedremo se tutte queste dicerie sono vere o hanno delle basi, insomma, consolidate, e insomma vedremo praticamente se è vero tutto ciò, ok? Allora, questo simulatore ci permette, lo potete trovare online a questo indirizzo che vedete in alto, ci permette di riprodurre un tono a una frequenza indicata, ne possiamo decidere anche il livello, e poi successivamente introdurre le sue armoniche, la seconda, la terza, la quarta, ok? Chiaramente il doppio, il triplo della fondamentale, che è questa qua. Quindi vedremo, introducendo maggiormente la seconda e terza armonica, le quarte, le quinte, le seste è difficile che sono percepibili, anche perché i livelli sono molto più bassi. Ok, quindi ci interesseremo solo della seconda e della terza armonica in questo esempio. Quindi, come dicevo, le distorsioni degli altoparlanti riguardano maggiormente i woofer, perché presentano delle volte, sia perché i volumi sono alti, sia perché il brano musicale presenta frequenze molto basse a livelli molto alti, e quindi i nostri woofer hanno delle fortissime escursioni, le quali possono anche indurre alla distruzione dell'altoparlante senza che noi ce ne potessimo accorgere, voglio dire, non notiamo, non ci accorgiamo che l'altoparlante sta presentando queste forti escursioni e quindi presentando queste forti distorsioni che ci potrebbero, voglio dire, aiutare a riconoscere che c'è un allarme, insomma, che dobbiamo correre al rimedio, quindi abbassare i livelli, insomma, prendere delle precauzioni, diciamo. E quindi è vero, non è vero, vediamo. Quindi riguarda, dicevo, soprattutto i woofer, perché in effetti sotto, diciamo, sopra i 350, i 500 Hz, diciamo, le escursioni sono veramente piccolissime, quindi distorsioni legate alla escursione sono bassissime. Possono presentarsi sì delle distorsioni, ma legate principalmente a crossover mal progettati, e quindi insomma possono introdurre delle distorsioni, perché in effetti il mid-range o il tweeter è sottoposto a delle escursioni non previste, ok? Mentre per quanto riguarda invece il woofer, anche se il crossover è correttamente progettato, soprattutto quando si parla di filtri passivi, come dicevo, sia perché, voglio dire, il volume è alto, sia perché il brano musicale presenta queste frequenze bassissime a livelli molto alti, le escursioni sono molto 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 alte, quindi le distorsioni sono anch'esse, insomma, abbastanza importanti. Quindi esamineremo frequenze, diciamo, in questo esempio da 500 a scendere giù, e partiamo subito. Ok, quindi digitiamo qua 500, diamo un pochino di volume anche per facilitare l'ascolto. Ora introduciamo la seconda armonica. Ok, questo è un livello unitario 1,
Quindi quando questo indicatore indicherà 0,1 vuol dire che siamo al 10%, ok? 2%, 7%, 10%. È un tono un pochino diverso, ma certamente non è sgradevole, ok? 10%. Andiamo, terza armonica, abbassiamo del tutto questa, ok. Terza armonica, eh sì, è più netta, il tono che si introduce è proprio diverso e si avverte, ok? Scendiamo in frequenza, 3,50, 6%, 15%, 18%. Il tono varia, ma effettivamente non disturba, e quindi ascoltando questo tono composto, in questo caso complesso, non si capisce se effettivamente sta distorcendo oppure no. 24% di seconda armonica. Introduciamo la terza. 12%, 15%. La terza è sempre più netta, ok? 24-25%. Scendiamo ancora di più. 300, seconda armonica. 50% di distorsione di seconda armonica. No, è un tono diverso, ma certamente non si potrebbe capire o percepire che è presente una distorsione quasi del 50%, ok? Di seconda armonica in questo caso. Terza. La terza è sempre più distinta, ma vediamo che man mano che scendiamo anche la terza inizia, diciamo, sì, si percepisce, ma non disturba, ok? Non è sgradevole. 250, sempre seconda armonica. 70%. Non si percepisce perché non è sgradevole, ok? Terza armonica. Si percepisce sempre di più rispetto alla seconda, ma anche lei diventa sempre meno sgradevole, perché in effetti non è proprio accordata. Duecento, seconda armonica. 70% di distruzione di seconda armonica. A 200% già è difficilissimo. È un tono un pochino diverso. Terza armonica.
vedete che anche la terza armonica inizia a non essere più ben definita e quindi percepibile. 50% di distorsione di terza armonica. 150 Hz. Un tono un pochino diverso, ma niente di che. Terza armonica. Anche in questo caso un tono un pochino diverso, ma anche qua diventa difficile, ok? Proviamo con 100. Non penso che... no. Vabbè, difficile. Vabbè, questo è quanto, quindi abbiamo visto che effettivamente gli altoparlanti, soprattutto per quanto riguarda i woofer, quando presentano delle distorsioni anche di grande insomma, importanza, di una percentuale abbastanza consistente, come abbiamo visto fino al 70%, è difficile che venga percepita e quindi è vero che gli altoparlanti possono rompersi senza che insomma, nessuno possa accorgersi di quanto stesse succedendo, ok? È vero anche che gli amplificatori valvolari che presentano distorsioni altissime, essendo questi di seconda armonica, diciamo la seconda armonica non disturba più di tanto e quindi questa forte distorsione non è percepibile. Ed è vero anche che gli amplificatori, essendo insomma, che presentano queste distorsioni di terza armonica, effettivamente in questo caso se fossero alte sarebbero ben percepibili, daranno fastidio sicuramente, quindi debbono necessariamente presentare livelli di distorsione molto bassi essendo di terza armonica. Ok? Bene, questo è quanto, non c'è altro. Spero di aver fatto cosa gradita, di aver chiarito questi aspetti legati alla distorsione. Boh, alla prossima, ciao!